Buongiorno a tutti e benvenuti su Atilab. Oggi vi porto con me in un'avventura nel tentativo di ridare vita a questa turbina eolica stampata in 3D, che in realtà è finita abbastanza male perché si è quasi distrutto tutto. Comunque, da questi esperimenti ho imparato veramente moltissimo. Sono riuscito a installare la turbina eolica, purtroppo non sta facendo nulla, quindi è una girandola praticamente ferma, tutta colorata. La turbina eolica stampata in 3D che ho montato sul balcone è ferma da un sacco di tempo. Ha resistito alla neve, al vento forte, ma praticamente non si muove. Probabilmente perché è montata troppo vicina alla casa e quindi non riceve abbastanza vento. Dovevo fare qualcosa perché non potevo più vederla così. Alla disperata ricerca di un motore da provare, mi è capitato per le mani quello di una ventola di radiatore. Prima di sfruttare il motore come generatore è bene provarlo e ho qui l'alimentatore impostato su 5 volt e infatti sta funzionando senza problemi. Se vado a modificare la tensione, sentite che il motore va su di giri, quindi direi perfetto. Ho dovuto modificare leggermente il motore per aggiungere una puleggia stampata in 3D. La puleggia piccola è disegnata per una cinghia trainata da una puleggia più grande, sempre di recupero da una lavatrice, su cui ho fissato un bullone che terrà la turbina eolica. Il sistema per i cuscinetti era già pronto dal progetto della turbina eolica e ne monto uno su un profilo 40x40 di RS Pro. Per fissare il motore al profilo uso una staffa di alluminio con i relativi bulloni e dadi a T. Montata la cinghia e messa in trazione, ho provato a mano il sistema per vedere con il multimetro che tensione riuscivo a generare. Sono arrivato a massimo 3,5 volte di picco ed è un po' pochina per poterci fare qualcosa. E spettacolare, grazie alla stampante 3D posso costruirmi tutti gli ingranaggi che voglio con tutti i rapporti di riduzione che ho in mente. In questo caso ho fatto un 52 corona grande e un 13 corona piccola. E guardate che spettacolo, è riuscita a fare anche uno sbalzo totale per creare di fatto la puleggia. Io la precedente l'avevo tagliata in due e invece questa volta ho osato e cavolo, ci è riuscita perfettamente. La nuova MK4 arrivata in lab sta dando grandi emozioni e stampe molto buone. L'idea è aggiungere un moltiplicatore di giri con una coppia di ingranaggi. Su quello grande monto 2 cuscinetti prima di montarlo sul profilo di alluminio, mentre sul motore sostituisco la puleggia con l'ingranaggio piccolo. Rimontata la cinghia al suo posto, di fatto dovrei aver guadagnato un bel po' in tensione. Adesso faccio delle prove e vediamo come si comporta. La tensione questa volta si porta ad un picco sopra i 6 volt, quindi c'è speranza. Di certo la tensione è salita senza alcun dubbio, però sto facendo veramente una fatica bestiale, quindi servirà molta più coppia da parte del mulino. Ed ecco la vera avventura. Se con l'aria non funzionava nulla, magari con l'acqua, che è più densa, si ottiene qualcosa. L'idea è andare lungo un torrente e fare una grigliata elettrica con gli amici. Ho trovato una piccola briglia che mi torna comoda per montare il mulino. Che fredda! Non sento più i piedi! Se ti vengono fuori al 100%. Aspetta che devo asciugarmi i pezzi, non lo avevo dentro. Messi gli stivali e riempiti di acqua nel tentativo di attraversare il torrente, quando bastava tranquillamente fare il giro, abbiamo iniziato a montare il supporto del mulino e il mulino stesso un po' improvvisando con il materiale che mi ero portato da casa. Perché l'idea è che se questa gira così, questo frena il moto qua, quindi dovrebbe tendere a chiuderla e non a mollarmela. Però c'è questa sbavatura di merda. No, vabbè. Niente da fare, nel verso in cui tutti pensavamo girasse il mulino non si muoveva. Ma se da una parte non funziona è probabile che dall'altra invece vada. E anche questa è la legge di Murphy. Epic fail questa!
tanta forza, cazzo. E poi alziamo. Sì, funziona! Ale! Non la terremo mai ferma! State lì così! È fatta! È fatta! È fatta! Ma qualche commento? C'è un sacco di acqua! Commento, c'è un sacco di acqua che va nel motore, quindi il motore non produrrà assolutamente corrente. Una stima della velocità dell'acqua, fatta con una foglia registrata in slow-mo, suggerisce circa 0,3 secondi per percorrere mezzo metro, quindi circa 1,6 metri al secondo. E rimontata anche la cinghia e tensionata con il motore, era ora di vedere se si produceva qualcosa. Andava di più! Eccola là! Porca! Oh no, ha preso un pezzo! Un pezzo! No! Recuperalo, recuperalo! Preso! Con la lingua vediamo. Ah! No, 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 no! Prova! Prova! No, no. Dico bene sbrigarti, se parte qualcosa, visto che già fatto. 3 volte 4, 3 volte 4, 3 e 5. Non riusciremo mai ad accendere nulla, però abbiamo 3 volte. Vediamo la corrente. 5 ampere. Wow! No! No! Brava Mela, brava! Mettilo giù! Brava. E grazie alla cagnolina Mela il pezzo di pala era salvo e nel frattempo era arrivata l'ora di pranzo. Ma non c'era energia elettrica per accendere la griglia. Un dramma annunciato. Per fortuna per questa avventura mi sono preso un Bluetti AC200L, arrivato a casa qualche giorno prima e senza problemi riesce ad accendere la griglia elettrica da 1800 watt per cuocere la carne. E anche la Mela ne voleva la sua parte dopo il salvataggio. Alla batteria, per dare un po' di supporto, ho comunque collegato i pannelli fotovoltaici. Il piano originale era quello di caricare il Bluetti con il mulino. E a stomaco pieno ho improvvisato una riparazione alla MacGyver con vite, accendino e nastro telato, almeno per poter fare una misura con questo mulino improvvisato. Alla fine ho nastrato anche le altre pale sporgenti per completare l'opera. Se si staccano i pezzi, scappate! Ricalato il mulino in acqua, forse qualche misura si riesce a fare. Ho anche messo una copertura al motore per salvarlo dagli spruzzi più forti di acqua. Questa volta con il carico elettronico attivo di RS Pro provo a fare una valutazione più professionale. Tensione a vuoto prodotta di circa 3 volt come nella prova in garage. E aumentando la corrente assorbita si vede che la potenza prodotta sale fino ad arrivare ai 2,5 watt e qualche picco anche sui 3 watt abbondanti. E con corrente troppo elevata la tensione crolla. Questo è un chiaro segno che il motore sta girando troppo piano. Quindi è arrivato il momento di modificare la trasmissione montando il moltiplicatore di giri stampato in 3D. E fissata anche l'ultima vite e fatta una prova per vedere se tutto gira correttamente, è finalmente arrivata l'ora di rimettere il mulino in acqua. E qui la scena finale spettacolare che vi lascio vedere. Tiene, tiene! Il rumore Misura veloce prima che si spacchi tutto! Ale! Più veloce! si è spaccato tutto. Giù, giù, giù! La puleggia! La puleggia! Abbiamo perso la puleggia! Perso la ruota! Come abbiamo perso la ruota? Ma ragazzi, abbiamo perso la... L'unica roba di cui ero sicuro di non avrei mai perso. Fine esperimenti, abbiamo perso il pezzo fondamentale, cioè la puleggia che teneva la cinghia. Puleggia recuperata dalla lavatrice e ormai è andata, persa nel fiume. Ricordate? La puleggia era pensata per stringere ruotando in un verso. La puleggia l'avevo avvitata dentro in modo tale che quando girasse la coppia che faceva il mulino rispetto alla ruota serrava il bullone.
Poi però il mulino nella pratica è stato montato nel verso opposto, altrimenti non girava. E così la puleggia si è trovata con il filetto a sfavore, che dopo varie prove si è mollato e mi ha fatto perdere totalmente la puleggia nel fiume. E vi starete chiedendo, tutto questo lavoro con una turbina eolica è diventata un mulino d'acqua per che cosa? Caricare un Bluetti che non ci siamo neanche riusciti. In realtà è proprio grazie a Bluetti che riesco a fare questi progetti. Bluetti ha creduto in questo progetto, nel progetto della turbina eolica e in realtà in futuri progetti, spoiler anticipato, sempre qui lungo il fiume. Quindi se vi può interessare una power station con tutti gli optional del caso, con 2048 Wh di accumulo, 4 uscite con inverter da 2400 Watt, un MPPT che arriva fino a 145 volt, potete andare con l'ACL 200 di Bluetti. L'avventura è stata sicuramente piacevole e ci siamo divertiti molto, anche perché alla fine le grigliate mettono sempre tutti d'accordo. Purtroppo la turbina convertita in mulino ha fatto una brutta fine, ma a me è servita molto per imparare moltissime cose che sicuramente terrò a mente nei prossimi progetti. Il video si conclude qui, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e la visione. Vi invito a lasciare un bel like ed un commento qui sotto se avete trovato interessante e divertente questo video e questo progetto. Inoltre, come sempre, trovate le pagine social di Attila Hub, come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram, e se volete sostenere il canale attivamente c'è anche la pagina Patreon. Naturalmente vi invito anche ad iscrivervi al canale Attila Hub se non l'avete già fatto, e intanto un saluto, ciao!